Mi sentite? Mi sentite? Sì. Buonasera, scusate per il ritardo, grazie per la vostra pazienza, grazie per la passione. Questa fila è iniziata oggi pomeriggio alle 16, quindi grazie per questa vostra passione, per il rispetto e l'amore che avete per Roberto. Un'informazione di servizio: quando finirà questo incontro Roberto è disponibile a firmare delle copie e a parlare con voi qui sotto questo palco. Per introdurre questa serata voglio usare le parole incantevoli che Gipi ha pronunciato qui al festival qualche sera fa. Se lo spirito di un ragazzo verte alla bontà invece che alla crudeltà, può essere merito solo della bellezza, non della critica sociale, ma del contatto con la bellezza e la bontà di altre persone. Ci siamo resi conto che quest'anno il filo conduttore del festival è il coraggio che abbiamo trovato nelle storie di tanti protagonisti di questa edizione. Maria Ressa, che nelle Filippine, con il suo giornalismo investigativo, sfida il governo autoritario di Duterte. David Hogg e Jacqueline Corin, sopravvissuti alla terribile strage di Parkland in America, che hanno avuto il coraggio di dare vita a un movimento di massa di giovani attivisti per cambiare le leggi sul possesso delle armi. Grazie. Il coraggio di Matthew Caruana Galizia, che indaga sulla morte della madre Daphne, uccisa a Malta 2 anni fa per le sue inchieste giornalistiche. La forza di Oscar Camps, che ha fondato la ONG Open Arms e ha salvato dalla sua fondazione circa 60.000 vite in mare. Tutti loro non hanno avuto paura di sporcarsi le mani e hanno messo la loro vita e la loro intelligenza al servizio degli altri e della verità. Questa serata è dedicata a chi risponde alla crudeltà con la bellezza, la bontà e il coraggio. Bellezza, bontà e coraggio che io ritrovo sempre nel lavoro, nell'impegno e nella generosità di Roberto Saviano. Grazie. Ecco, ora vi vedo. Grazie. 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 Allora, sempre magico e un miracolo quello che ha creato Arianna e la sua paranza, in questo caso una paranza luminosa, questo festival, questa città. Voce, vi dovete aumentare, io ho la voce bassa, sempre il mio difetto. Dicevo, sono felice di essere qui, quello che ha creato Arianna con la sua paranza è un miracolo. Questo teatro ci sono stato più volte, è sempre un luogo di pensiero e di complessità. Stasera proverò a passeggiare in questa complessità. La parola in questa ultima fase del nostro tempo, la parola che usano i giornalisti, gli intellettuali, è vista sistematicamente come imbroglio, menzogna. Chi ti paga? Fammi vedere il conto correnti di Soros. Perché stai manipolando l'opinione pubblica? E non so se ci avete mai fatto caso, ma questo è un pensiero che rivolgono, un'aggressione che rivolgono a chi non è candidato, a chi cosa può cercare? Lettori al massimo. E invece, per esempio, la loro parola, che cerca invece consenso e quindi cerca voti e quindi potere
e quindi anche potere economico, la loro parola, contrapposta a quella di chi racconta la realtà, magicamente invece diventa autentica. Ma come? Chi sta portando avanti una campagna elettorale aggredisce chi invece sta raccontando. Ma chi sta raccontando sta appunto facendo il suo lavoro, sta dando un punto di vista sulla società. Sei tu che stai cercando consenso, sei tu che stai cercando un voto, sei tu che stai portando avanti una strategia. Guardate com'è tutto inverso. E d'improvviso quello che succede è che il tempo contratto, istantaneo di un'affermazione, senza passato e senza futuro, inizia a essere l'unica dimensione in cui misurare il proprio operato. C'è una foto che vi voglio subito far vedere, che secondo me è il simbolo di quello che sto dicendo, ed è questo bus. Non so vero. Lo sapevo. Eccolo. L'ho allargato? È il massimo. Bene. Giugno 2016. Nel Regno Unito si è votato per la Brexit. Durante la campagna elettorale l'autobus del Leave attraversa l'intero paese con una grande scritta: inviamo all'Unione Europea 350 milioni di sterline a settimana, finanziamo la nostra sanità pubblica invece di dare soldi all'Europa. Tutto falso, non è vero niente. Non solo non vengono inviati questi soldi all'Unione Europea, ma qualora questa cifra fosse stata risparmiata, il partito che sosteneva la Brexit dichiara pubblicamente: non sapremmo come recuperarla e darla alla nostra sanità. Eppure la Gran Bretagna ha scelto, soprattutto per questi bus, che sono stati considerati il midollo della campagna elettorale della Brexit. Falso, ma non importa. Quello che importa è che funziona. Non c'è più vero, falso, dibattito, analisi, perché non c'è tempo. Non c'è tempo. Sono carico di rabbia, le cose non stanno andando bene, mi passo a un bus del genere, la mia rabbia viene interpretata, fine. Non ho tempo di capire se è vero e se è falso. Questa bugia impatta su un nodo emotivo, il più grande, la salute. Ecco perché, rispetto a tante altre fake news, diventa quella principale. La mia salute, ma come? L'Europa sta rubando i soldi per la mia salute. Tutto falso. E questo meccanismo è un meccanismo che ha iniziato a riguardare tutta la politica occidentale e non solo occidentale. Nel momento in cui, per esempio, arriva, durante la campagna elettorale di Trump, arriva la stampa, quella che si considera autorevole, nel senso che fa fact-checking, considera l'opinione di quella stampa, la diplomazia internazionale per esempio lo considera autorevole, di fronte a Trump, quando gli viene chiesto, il Washington Post gli chiede: ma la maggior parte dei dati che lei ha utilizzato sono falsi. La risposta non è: state mentendo voi. Sapete qual è la risposta? Funzionano. Funzionano è quello che qualcuno chiama post-verità. Qualcosa che interpreta l'emotività. Cioè io devo interpretare il tuo disagio e lo interpreto trovando un nemico. Lo interpreto trovando un bersaglio, perché è molto più facile trovare una colpa che affrontare un tema, un problema. Perché un tema e un problema lo affronto analizzando, rendendo tutto complesso e quindi rischiando di poter perdere il mio interlocutore, perché il mio interlocutore magari vuole una risposta istantanea e con i tempi dei social tutto ciò che non è istantaneo non merita, tutto ciò che è complesso è sospetto. Persino chi scrive libri è visto sospetto. Perché quella cosa non me l'hai detta in un tweet? Perché ti vuoi fare i soldi, perché vuoi che io sia costretto a prendere le tue pagine.
E quindi qui vorrei mostrarvi un altro video che però merita un'introduzione. Dopo le elezioni del marzo 2018, Salvini fa visita a Rosarno. Attenzione, Salvini, lo ricorderete, è stato eletto in Calabria. Lo so, quando questa cosa la ricordo all'estero fa molto sorridere. Il leader del partito che per oltre un ventennio ha considerato il Sud il grande male, viene eletto in Calabria. Arriva a Rosarno e dice: sono in grado di garantire, se riusciremo ad andare al governo, e ce la metterò tutta, un po' di lavoro in più e un po' di immigrati clandestini in meno. Questa dichiarazione, ovviamente, è pura propaganda. Perché? Perché in un'intervista data a Giovanni Floris nel 2018, lui dice: mi dia 2 settimane di Ministero degli Interni e ne espello 100 al giorno, riferendosi ai clandestini. Floris gli dice: ma dove li porta? In che modo? Con che mezzo? Come farà? Questo non accadrà. Da giugno 2018 ne sono stati rimpatriati 18 al giorno. Con il governo Gentiloni venivano rimpatriati 17. Ma il percepito è quei 100. Il percepito è quei 100 che lui ha promesso e che sapeva benissimo di non essere in grado di rimpatriare. Non solo, va avanti e dirà: costruirò un'Italia, paese libero, pronto a ospitare chi scappa dalla guerra. Bugia. Il 20 agosto, 5 mesi dopo questa dichiarazione, blocca la nave Diciotti a Catania. Quindi è il contrario di quello che aveva promesso. Non gli importa, perché nessuno dei suoi elettori gli chiede conto di questo. Cambi idea, posizione, dichiarazione a secondo dell'hashtag. Salti sull'hashtag del vincitore. Decidi di portare avanti l'imperativo dell'algoritmo. Non ti importa. Serve solo coltivare rabbia, superficialità. E qui c'è il video che vi volevo far vedere, che è un video. Allora, devo uscire da qui. Ecco qua. Io voglio portare in giro per l'Italia un'idea diversa rispetto a quella della Calabria che danno i giornali e le televisioni, dove c'è il regolamento dei conti fra famiglie mafiose, dove c'è lo sfruttamento. Quella roba c'è, l'ho detto a Reggio Calabria, lo dico oggi: a me l''ndrangheta fa schifo, stiamo lontani da me persone che hanno certe intenzioni. Quindi mi sembra che questo odio sia intitolato al giudice Rosario Livatino, e quindi la lotta alla mafia, alla camorra e all''ndrangheta per quanto mi riguarda. Ok, ecco qua, volevo andare qui. Salvini fa il solito gioco. L''ndrangheta fa schifo, la camorra fa schifo, la mafia fa schifo. Probabilmente, nel senso che me ne sono accorto mentre preparavo il video, la persona lì a fianco a lui è Domenico Furgele, segretario regionale della Lega, ora siede come deputato in Parlamento, è stato amministratore unico di una delle società di suo suocero Salvatore Mazzei, condannato per estorsione aggravata dal metodo mafioso. Che cosa porta questo? Pensate che dire l''ndrangheta fa schifo sia attaccare l''ndrangheta? Sono i primi. Guardate che a Corleone Cosa Nostra fa premiare Raoul Bova, che interpretava Ultimo in una serie televisiva, per premiare l'antimafia. Guardate che le organizzazioni criminali sono decenni che costruiscono questo. Sapete che 2 imprenditori tra i più accaniti sostenitori dell'anti-racket nel Casertano erano uomini di Michele Zagaria. Perché? Perché nel momento in cui tu, imprenditore di camorra, inizi a dichiararti anti-racket,
cosa succede? Inizi a conoscere ad avere tutte le informazioni utili per riportarle al clan e dire: si stanno organizzando in questo modo, stanno agendo in questo modo. E non solo, inizi, visto che la battaglia antimafia è riuscita in molta parte di questo paese a sensibilizzare la cultura, le istituzioni di questo paese, inizi a dire che mafia è il disordine per strada, che mafia il magrebino che sta spacciando, che mafia il venditore abusivo, che mafia il parcheggio, il parcheggiatore abusivo, e che mafia, questa l'avrete sentita molte volte, la mafia nigeriana. No? Perché non parli di mafia nigeriana? Viene ripetuto ogni giorno a chi si occupa di mafia, posto che chi si occupa di mafia nigeriana ne parla e come? Ne parlo da quando ero ragazzino, avendo Castelvolturno, casa mia praticamente, base della mafia nigeriana, ma la mafia nigeriana è sotto le organizzazioni italiane, come qualsiasi straniero che spaccia qui a Perugia è sotto le organizzazioni italiane. Ma quello che conta è che questa storia, cioè l''ndrangheta fa schifo, guardate quanto è forte. Guardate quanto è forte. Dice, ma come può essere? Come può esserci una connivenza? Tu scegli come dirigente calabrese un uomo che ha diretto un'azienda di un uomo condannato per estorsione aggravata da metodo mafioso. Cioè, ci rendiamo conto? Cioè, il responsabile in Calabria ha gestito un'azienda di chi è stato condannato per un'estorsione aggravata da metodo mafioso. Ma non è mica solo questo. Responsabile della sezione leghista di Rosarno, lo scrivono anche Tiziana e Vergine nel libro nero dell''ndrangheta, Vincenzo Gioffrè, che tra l'altro è stato tra gli organizzatori di quel comizio, fonda una cooperativa agricola con Giuseppe Artuso, che secondo la procura antimafia di Reggio Calabria è un uomo vicino alla cosca dei pesci. Quindi chi ha organizzato quel convegno ha una società con un uomo del clan di quella zona. Ma cosa emerge soltanto a noi, ai telegiornali, ai suoi sostenitori, che ha detto l''ndrangheta mi fa schifo e che ha mostrato la bottiglia intitolata al giudice Livatino, ammazzato barbaramente l''ndrangheta. È incredibile, ma è quello che accade, la velocità. Quanto ci ho messo a raccontare questo? Troppi minuti. Magari sarà un mio difetto. Quanto ci ha messo lui a dire 'ndrangheta fa schifo? Un attimo. Quale delle due strade diventa virale? La sua. Ecco il gioco. Ecco perché sta a noi, a ogni singolo orecchio, ogni singolo timpano, in grado di accogliere queste informazioni, quelle di riportarle, quelle di renderle comuni. È un atto individuale e che nessuno si senta inutile, troppo fragile, cosa posso contro questa macchina. Non è vero. Vi ho portato tanti video stasera perché ho sempre voglia di portare delle testimonianze. Guardate qui cosa dice Michele Greco, boss di Cosa Nostra, è stato uno dei più grandi, era il vertice della cupola di Cosa Nostra, inchiodato da Giovanni Falcone, tra gli altri, il grande maxi processo di Cosa Nostra. Lui dichiara questo: della mafia conosco solo quello che conoscono tutti. Giornali e televisioni non fanno che parlare di mafia. La cupola, io conosco solo le cupole delle chiese. Il personaggio sanguinario che mi hanno disegnato su misura è falso. La droga mi fa schifo solo a parlarne. Stiamo parlando del leader di un'organizzazione che aveva foderato l'Atlantico di eroina, perché tutta l'eroina afghana veniva raffinata o in Turchia o in Sicilia e spedita negli Stati Uniti, cosa che rese Cosa Nostra di quegli anni un'organizzazione potentissima per poi cedere il primato ai calabresi 'ndranghetisti. Ebbene, Michele Greco, responsabile dell'omicidio di Giulia Terranova, decine e decine di esecuzioni, scrive questo, dice questo, ma cos'è? Lui intuisce che ciò che sta dicendo arriverà ai giornali e lui intuisce che il suo aspetto, che tra poco vi farò vedere, la sua autorevolezza, anche no, un uomo elegante, con un parlare forbito, di vecchio nobile meridionale, lui è convinto che sarà molto più forte questo
che invece Contorno e Buscetta che stanno svelando le verità di Cosa Nostra. Le organizzazioni criminali, questo l'ho imparato in tanti anni, arrivano sempre prima. E sapete perché arrivano sempre prima? Perché loro sanno che se sbagliano, muoiono. E sbagliano moltissime volte, e muoiono moltissime volte, ma questo li costringe a un continuo, purtroppo, miglioramento del loro potere e della loro comunicazione. Loro l'avevano capito. In tempi molto lontani, stiamo parlando degli anni '80, l'avevano capito. E guardate lui cosa dice al maxi processo. L'audio non si sente. Sì. Io solo le dico una parola. La violenza non fa parte della mia dignità. Gliela ripeto, la violenza non fa parte della mia dignità. Ho capito perfettamente. La ringrazio, signor Presidente. Sì. La violenza non fa parte della mia dignità. Wow. Stragi su stragi. Staccano il braccio per ordine della cupola al figlio di un boss mafioso per evitare che col suo braccio destro vendichi suo padre. Fanno saltare in aria un giudice, ammazzano degli innocenti intorno per eliminare questo giudice. Non solo. Questo personaggio, quando era ragazzino, nel suo paese, vede una faida nascere per un dettaglio. Io vengo da un paese dove questi dettagli, ahimè, fondano la quotidianità di queste comunità. Festa di paese, la famiglia Greco prende una panchina, quando arriva per sedersi trovano delle altre persone. Uno di questi si alza e dice: basta, ci siamo arrivati prima noi, ma la panchina l'abbiamo presa noi e io non te la lascio. Iniziano a scazzottarsi. La scazzottata finisce male, nel senso che quando uno dei due non soccombe si arriva ai coltelli e poi si arriva alle pistole e si sparano. E la faida finirà anni dopo, arriverà un boss dall'America per mettere pace, finirà anni dopo, suo fratello verrà ammazzato in questa faida, finirà anni dopo in piazza, si affronteranno con bombe a mano e vedova e sorella della famiglia rivale, anche loro si chiamavano Greco, della famiglia rivale di Michele Greco, finiranno con le lame militarmente i rivali che gli avevano ammazzato i figli. Questo è solo l'inizio della sua vita e vi devo far risentire una persona che ha fatto questo dice, quando il giudice dice: lei lo sa che è accusato di molti reati, risponde: numerosissimi reati, come lei saprà. Io solo le dico una parola. La violenza non fa parte della mia dignità. Gliela ripeto, la violenza non fa parte della mia dignità. Ho capito non perfettamente. fa parte della mia dignità. Wow. E pensate che ci sia solo menzogna qui? Vi assicuro che non è così. Perché la violenza che io perpetuo in una faida è una violenza delle cose, che è nelle cose. In che senso? Semplice. Se tu hai toccato mio fratello, io tocco il tuo sangue. Non è che sono io violento, è la regola. Cosa vuoi essere nella vita? Fottuto o fottitore? Vuoi dire la verità o vuoi vincere? Vuoi comandare o essere comandato? Guardate come la morale inizia a scomparire. La responsabilità, la riflessione, tutto inizia a scomparire. E guardate com'è facile, perché lo capisco, in un contesto del genere. Tu prendi quella strada e hai la sensazione, ma vera, qui non c'è solo manipolazione. Michele Greco qui è un imbroglione, sta cercando di salvarsi dagli ergastoli che beccherà, morirà in carcere. Suo nipote oggi ha avuto un ruolo, ancora un ruolo in Cosa Nostra. Se non parli, il capitale rimane intatto. Ma quello che voglio dire è che a un certo punto tu hai la sensazione vera che quel tipo di violenza lo pretendono le cose, come la politica pretende la bugia.
E quindi ci troviamo di fronte a questo personaggio, oggi si trova Salvini, in altri casi altri, che a fianco a delle persone chiaramente con una situazione scivolosa, e credo di essere generoso a usare questa espressione, a fianco dicono l''ndrangheta mi fa schifo, perché a te non importa la verità, non importa far ragionare, importa vincere, e per vincere devi agire così. E qui volevo portare il discorso sulla storia dei 49 milioni. La storia dei 49 milioni, come forse ricorderete, i famosi 49 milioni sottratti dalla Lega, lo ricorderete come sono stati riciclati. Sono stati riciclati tramite un personaggio, Romolo Girardelli, uomo della cosca De Stefano di Reggio Calabria, che sposta questi soldi per nasconderli a Cipro e in Tanzania, piattaforme tipiche usate dalle Endrine. Guardate che è incredibile. Quindi un leader di un partito che ha fatto questo, ed è definitivo, cioè le prove ci sono, finali, e lo Stato le ha riconosciute, doveva andare a Rosarno e raccontare di questo, cioè magari chiedere scusa, ma le scuse sono sempre un'insopportabile forma mediatica. Penso ad altro, cioè argomentare, dimostrarmi che non è per esempio più quella Lega, raccontare come è andata la cosa. No, nulla. Perché? Perché parlarne significa farlo esistere. Ecco perché sono odiati intellettuali e giornalisti, ecco perché sono odiati chi racconta, perché raccontando fai esistere le cose. Lui non racconta questo perché non raccontando non esiste. Vai in Calabria dove quei 49 milioni hanno alimentato la piaga che distrugge un territorio, rendendo l''ndrangheta in grado di fatturare quanto il PIL di uno Stato e la regione più misera d'Europa. Quindi questo è il tema, ma non puoi raccontarlo in questo modo. Come la racconti? La racconti dicendo che chi parla di 'ndrangheta sta in qualche modo diffamando. Voglio che si ne parli in altro modo, usa di questo territorio, per non far esistere questo tipo di informazione. Quando lui arriva a Rosarno, una delle cose che mi ha più sconvolto è stato che arriva in un territorio, lo farà anche a Napoli, dove soltanto qualche anno fa pronunciare la parola Lega, e io sono nato a Napoli, sono cresciuto nel Casertano, solo pronunciare la parola Lega ti dava un senso di budella, di fastidio, no? Questa Lega è una vergogna, noi crediamo alla cicogna. Vi ricordate Pino Daniele in un passo di una sua canzone? Arriva, è l'unica frase che dice sui 20 anni e oltre di insulti, per tanti anni ci siamo visti da lontano. Sembra quasi una citazione poetica, che puoi permetterti quando vai in un territorio, in un luogo dove dice non ci siamo calcolati, è come se avessimo vissuto l'uno senza l'altro, ci siamo visti da lontano. Cosa? E a quel punto ti vengono in mente delle immagini che avrete visto più volte e che sono queste. Cioè 2013 prima il Nord, 2018 diventano prima gli italiani. Ancora una volta l'hashtag, anche la capacità di intuire. Cosa succede? Prima serviva, per il suo consenso personale, serviva il nemico meridionale, che veniva a infettare il Nord. I professori che con la loro cadenza modificavano la cadenza degli studenti del Nord, i disoccupati che salivano, la mafia portata dai meridionali. Anche questo è un passaggio storico. Sapete che non era così. Arrivavano per esempio perché li mandavano al confino in Veneto, è vero, ma i soldi degli 'ndranghetisti, dei camorristi e degli uomini di Cosa Nostra, o i sacristi pugliesi, attecchivano sul territorio, quindi li volevano quei soldi. Perché se tu vai lì e ci provi, ma trovi una società che ti isola, non hai alcuna possibilità di innescare il potere. Quindi anche su questo si dice una fesseria. Detto ciò,
d'improvviso prima il nord, poi diventa prima gli italiani, senza dover motivare mai. Ci siamo visti da lontano. Per ricordarvi il meccanismo, c'è proprio un audio. Le persone hanno fatto l'Italia. No, scusa, ripetimela perché è 1000 importante. persone che il primo sono qua secondo. dentro questa porcheria possono disfarla, ma soprattutto Vabbè. ormai il problema secondo me non è più tanto, non è più solo Roma. Io passerei da Roma ladrona a Roma cialtrona. La guerra la facciamo sull'indipendenza della Padania, sul resto non perdiamoci. Prima libero casa mia, poi a casa mia non di slogan. L'indipendenza, la secessione, l'autonomia è nel cuore di chiunque qua dentro. Alzi la mano qua dentro chi non crede nell'indipendenza della Padania. Se c'è ha sbagliato posto, vada al bar, non qua dentro. Voglio farvi riascoltare, se riusciamo a far sentire anche proprio le prime parole del primo video. In 1000 persone hanno fatto l'Italia, 1000 persone che sono qua dentro, questa porcheria possono disfarla. 1000 persone hanno fatto l'Italia, questa porcheria. Il ministro degli interni. Interessante tutto questo, no? Vedete che potenza. Cosa la potenza? La potenza è il ricordo, che non esiste più nel tempo dei social. Vi ricordate cosa avete postato la settimana scorsa? Mentite se mi dite di sì. Magari era un post importante, ma non c'è memoria. L'altro ieri era questo, questa porcheria, ha detto. In 1000 hanno fatto questa porcheria. Tricolore, Italia, felpe. Ma scusa, non era una porcheria? E no, perché a lui non interessa quello che si dice. Interessa che quello che si dice incontri semplicemente una rabbia, in molti casi legittima. Frustrazione, fame di immediatezza. Non voglio ascoltarmi 10 monologhi, 50 interviste, 10 documentari per capire. In passato era il contrario. L'Avanti, i movimenti socialisti, questa terra, l'Umbria riformista, partiva esattamente da questo presupposto invece. Dare la possibilità al lavoratore di avere tempo per leggere e capire. Avere la possibilità del dopolavoro, il dopolavoro ferroviario per esempio, no? Perché lì c'è uno spazio di tempo per capire, per ragionare. Qui è il contrario. Io non ho tempo di ascoltare le tue fesserie. Voglio una soluzione. Anche quando quella soluzione non avverrà, almeno me l'hai detta. E almeno un nemico. E anche nella Calabria andranghetista, cioè in quel pezzo di Calabria, governato da andrine potentissime come il clan Bellocco Pesce di cui tra poco vi parlo, succede questa menzogna. Succede questa menzogna ed ecco la prova di questa balla. Però c'è altro. Qual è l'immaginario, ve lo dico da giornalista, per cosa è conosciuta Rosarno in Italia? Per gli immigrati delle baracche. Perché uno dice Rosarno... Scusa, che cosa è conosciuta Rosarno in Italia? Con il clan più potente, tra i più potenti del mondo, Bellocco Pesce. Per cosa è conosciuta Rosarno in Italia? Per la baraccopoli. Ma guardate che questo è un'operazione di fino, È un'operazione di fino. Cosa gli viene in mente? Gli immigrati delle baracche. Gli immigrati delle baracche. Wow, la devo far riascoltare perché ci dovete credere. Però c'è altro. Qual è l'immaginario, ve lo dico da giornalista, per cosa è conosciuta Rosarno in Italia? Per gli immigrati delle baracche. Perché uno dice Rosarno e cosa gli viene in mente? Gli immigrati delle baracche. Wow. In 27 minuti di comizio, 40 secondi dedicati all''ndrangheta, l'avete visti prima. L''ndrangheta mi fa schifo. Qual è il vero problema di Rosarno? Sono le baracche. Bene, procuratore di Roma, Giuseppe Pignatone, per tanti anni procuratore di Reggio Calabria,
Scrive: a Rosarno ci sono 15.000 abitanti e da alcune intercettazioni ambientali abbiamo scoperto che ci sono almeno 250 affiliati. Se ne affacciano non meno di 7 ogni settimana. Rosarno, 7 ragazzi ogni settimana cercano di entrare nell'organizzazione. Fonte, Procuratore della Repubblica. Se a questi aggiungiamo i parenti di questi 7, gli amici di questi 7, i conoscenti di questi 7 che ogni settimana entrano, significa che l''ndrangheta controlla la vita dei cittadini con un metodo quasi democratico. Sapete perché? Perché ha la maggioranza. Mentre Cosa Nostra è siciliana, è solo siciliana, l''ndrangheta è mondiale. In un paesino come Rosarno vanno a presentarsi gli affiliati per chiedere consigli e rispetto delle regole. Parlo di 'ndranghetisti che arrivano dal resto d'Italia, ma dalla Germania e dalla Svizzera, che vogliono dirimere divergenze o controversie. Lo Stato italiano dice questo, Salvini lo ignora, probabilmente neanche lo sa. Arriva a Rosarno e dice che il problema è la baraccopoli, in una città dove lo Stato italiano dichiara che ci sono 7 ragazzi che cercano di entrare nell'organizzazione. Non solo, che quando c'è un problema per un investimento, per esempio a Dortmund, o per un'operazione di riciclaggio a Ginevra, devi andare a Rosarno a chiedere a una 'ndrangheta di grande valore storico e quindi che si può permettere, perché più la tua famiglia è antica, più si può permettere di dirimere una controversia. Quindi stiamo parlando di una piattaforma internazionale. Tu vai lì dove sei stato eletto e parli di questo. Tra l'altro, la baraccopoli, sapete perché è rimasta lì? In un attimo i Bellocco Pesce avrebbero potuto sterminare gli immigrati africani che stanno lì, ma li tengono perché vanno a raccogliere le arance e quindi è funzionale. Ma qui c'è la furbizia comunicativa. La furbizia comunicativa sapete qual è? Ed è anche qui veramente un'alchimia magica. Dai la colpa allo sfruttato del suo sfruttamento. Cioè nel momento in cui questi lavoratori necessari per quelle coltivazioni vengono trattati da schiavi, invece di intervenire per portare diritti e regole, dici che sono loro a portare lo sfruttamento. E qui il paradosso diventa vincente. Perché? Perché se tu arrivi e dici io voglio combattere per dare diritti, ci vorranno mesi, anni, ci vorrà l'impegno di tutti, persone che devono denunciare, dare informazioni, aiutare, cambiare anche un punto di vista sulle cose. Quanto è difficile? Se invece tu dici sono questi schifosi che ci distruggono le nostre campagne, in queste baraccopoli dove c'è prostituzione, droga, disperazione, ed è così, è ovvio, in un posto dove non ci sono neanche i bagni, cosa vuoi che ci sia? Guardate quanto è più facile. Guardate quanto posso conquistare in un attimo tutti. Sono loro i colpevoli. Tu ti senti liberato. Se invece dico dobbiamo risolverla, questa cosa va risolta, collaborate con me, segnalatemi i caporali, aiutiamo. E poi chi ti metti contro? Le famiglie. Le famiglie che se tu gli dici l''ndrangheta fa schifo, sì, anche a me fa schifo, dicono loro. Perché l''ndrangheta non è questo. Guardate che la parola 'ndrangheta, la parola camorra e la parola mafia fanno ridere i mafiosi, sono parole di giornalisti. Quindi anche tecnicamente, no? L''ndrangheta è un'onorata società, la camorra è il sistema e la mafia è Cosa Nostra. Quindi anche sul piano, diciamo, proprio tecnico-linguistico dei vecchi appartenenti, sono proprio parole da giornalisti. Quindi che a me fa schifo l''ndrangheta, intesa come appunto gente che sporca, che spara così senza motivo, è schifo. Quindi è solo un percepito nostro che lui si stia mettendo davvero contro. E qui, per essere, diciamo, meno pesanti, come io lo sono sempre, vi ricorderete il mitico Johnny Stecchino. Ma dove possiamo fare? Qual era il problema di Palermo? Non facciamo, perché in buona sostanza purtroppo non è la natura, ma l'uomo. Dov'è? È nella tezza, è più grave di queste piaghe che veramente diffama la Sicilia e in particolare Palermo agli occhi del mondo. Lei ha già capito, è inutile che io gliela dica, mi vergogno a dirlo.
è il traffico. È il traffico, ovviamente. Troppe macchine, è un traffico tentacolare, vorticoso. Esattamente, è il traffico. Quindi la piaga siciliana è il traffico. In Giovanni Stecchino questa battuta, l'Italia la intuì in maniera diversa, perché al nord appunto sembra chiaramente una boutade, invece a sud non era così, perché erano le risposte vere che la politica dava. Ma davvero così. Quando si arriva a sud, quello che succede è che si trova spesso, io immagino che in questo teatro ci saranno molti meridionali o figli di meridionali, si arriva in un territorio che ha perso ogni speranza, sulla politica intendo, si arriva in un territorio dove i voti spesso si comprano e si arriva in un territorio dove spesso, io sono cresciuto, sono del 79, negli anni 80 e 90 vedevo persone parlare male, malissimo di un politico e poi andarlo a votare. Era proprio la norma. Perché? Per un meccanismo semplice. Quel politico ti dava quello che tu avresti dovuto avere come diritto, ma siccome ti era impossibile avere come diritto, lo votavi nonostante non ti piacesse il suo programma, nonostante non ti piacesse il suo modo di agire, ma perché in cambio ti dava quella cosa. Il posto in ospedale per tua nonna, l'asilo per il tuo nipote, l'autorizzazione ad aprire un tabacchi, che altrove era possibile farlo per diritto, a sud lo dovevi fare per piacere, per concessione. E ti sembrava in molti casi anche vantaggioso, alla fine solo un voto. Ma quel voto che ti sembrava far ottenere qualcosa, in realtà ti faceva perdere tutto il resto. Perché quel posto per tua nonna era di diritto, perché la piscina la dovevi ottenere per diritto, perché la tua partecipazione alla comunità non doveva fermarsi solo col voto. Ti sembrava di ottenere qualcosa, avevi perso tutto, perché poi ti dovevi stare zitto, l'avevi votato. Sì, ti lamentavi al bar, a casa tua, il solito eterno lamento, che sa più di invidia che di critica, e intanto votavi questi. E questo cosa ha portato? Che in realtà per anni e anni e anni i voti hanno avuto davvero proprio un costo. 50 euro, le europee ancora meno, con 30 euro, ma le indagini lo mostrano. Ci sono state delle intercettazioni in alcuni paesini del sud Italia dove le organizzazioni criminali, per esempio, controllavano i voti uno per uno. E c'è un'intercettazione dove questi si dicono: ma ci sono 80 voti in più rispetto a quelli che abbiamo comprato. E l'altro gli risponde: si saranno convinti da soli, senza comprare. No? È incredibile. Questa cosa, sapete che a un certo punto ha iniziato a trasformarsi, cioè la carta moneta, i 50 euro, o la spesa con cui tu compravi un voto, l'hanno fatto tutti, da una parte e dall'altra, la carta diventava l'odio. Più mi dai la possibilità di odiare, tu più mi stai prendendo il voto, non mi interessa il tuo programma. E quindi, come sono diventato italiano, io meridionale, agli occhi di un leghista? Che c'è l'immigrato. L'immigrato ha concesso al meridionale di essere italiano. C'è il nero, c'è l'africano, c'è l'arabo, c'è il rom. Abbiamo un altro nemico. Siamo diventati finalmente cittadini a tutti gli effetti. Ci hanno accolto nella comunità. Ci siamo seduti al tavolo principale perché ci sono i nemici. Ecco risolto. I nemici. I migranti sarebbero il problema del Sud Italia. Ma vi rendete conto? Le storie che ognuno di noi con un po' di tempo può conoscere di questi poteri, di questi meccanismi, fa ridere. Eppure la disperazione ti porta a questo, a credere. Ti porta a credere al nemico. È facile, è istantaneo, è in un momento. Guardate la viralità, credo di averne parlato proprio in questo teatro. La viralità parte dallo stomaco. Qualsiasi invece ragionamento, ovviamente, è in testa, tra le tempie. Ora immaginatevi un libro, la cosa più complessa da far circolare sui social. Immaginate che io posti una foto di un libro. Ok, benissimo. Mettiamo che io riceva tanta fiducia, in modo tale che questo libro subito sia preso. Prima di consigliarlo dovete leggere, dovete annusare, dovete capire.
prendere magari una parte e ripostarla. Quanto ci avete messo? Giorni, forse settimane se avete un lavoro intenso. Se io invece metto un video, che ne so, delle scoregge sulle persone, quindi una cosa anche carina, simpatica, ok, in un attimo diventa virale, in un secondo, perché finiti i 20 secondi, tu subito lo condividi. E quando invece di una cosa così comica, un prank, diventa questa roba qui, quando inizia a diventare gli immigrati, l'invasione, le unghie laccate di Josefa, vi ricordate? Una donna migrante salvata in mare accanto al cadavere di un bambino. Su di lei parte la fake news che era tutta una messa in scena, perché una donna che sta morendo in mare non può avere le mani, le unghie dipinte, quando si sa benissimo, basta una telefonata a qualsiasi infermiera, che una delle prassi per portarti via dal trauma che ti ha reso immobile e rigido come un legno è iniziare a prendersi cura del corpo, quindi piccoli massaggi, tagliare i capelli, succede persino negli ospedali. Quando hai le terribili notizie, spesso oncologiche, sulla tua condizione, la prima cosa è fatti la barba, far venire il parrucchiere, riprendere la cura del proprio corpo. Dannazione, hanno osato dire, una donna lì, che era tutto finto. Ma questo è veloce. Questo è veloce. Se io ti racconto invece quello che ho detto prima, cioè quello che succede, che un infermiere fa per portare una persona a riprendere dignità, quanto ci ho messo? 10 minuti di video? 15 minuti? Qualcuno può condividerlo, ovviamente, ma quanto è più lento? Quanto tempo devo dedicare a capire? E quanto è istantanea la cazzata? Allora, vi faccio vedere questo video, un altro, di Afragola, vicino a Napoli. Elimina Saviano! Elimina Saviano! Lunga vita Saviano! No, ma togliersi la scorta, la paghiamo noi! Non spingete, c'è posto per tutto! Matteo. Ora, questo forse l'avete visto, non so. Per me, diciamo, ormai sono abituato a essere bersaglio da anni, quindi vi assicuro che non c'è stato un particolare brivido. Mi dispiace un po' per diciamo, mia madre, che insomma, questa roba qui ovviamente l'ha presa male, però c'è una persona, tra l'altro è uscito sui giornali chi è, un attivista di Grazianisa, infermiere a proposito, e si avvicina al ministro degli interni con la divisa della polizia, una felpa, insomma una quasi uniforme, e gli dice elimina. È interessante, no? Tu ti avvicini a un ministro, polizia, elimina, poi gli dice la scorta, guardate poi come unisce, elimina Saviano. La risposta è lunga vita, buona fortuna, fratello. Non è la risposta, che cazzo stai dicendo? Cioè, no? Non è la risposta come dire, potete prendere un attimo le genialità, il signore ha bevuto, poteva, no? La risposta è lunga vita, cioè non dipende da me, buona fortuna, fratello. Poi lui gli dice elimina, quando dice buona fortuna, l'altro gli dice no, ma togli la scorta, tutto torna, no? Ora, queste cose in un altro paese sarebbero inimmaginabili, poi in una democrazia europea non si avvicina un ministro e si dice questo, ma in realtà in quel contesto a Fragola c'erano state delle bombe, potete vedere su qualsiasi testata autorevole che ha raccontato quella storia. Arriva il ministro degli interni in una città dove c'erano stati attentati ai negozi. Una importante piattaforma criminale è a Fragola. Ad Afragola c'era stato negli anni '80 il progetto di costruire un parco Euro Disney simile a quello, diciamo, della Disney a Parigi, miliardi di euro dovevano essere investiti, non fu fatto perché le organizzazioni criminali a un certo punto così avide non si misero d'accordo. La TAV e altre vicende di alta velocità riguardano quel territorio. La camorra ha costruito
e ha partecipato agli appalti, si è arricchita e via dicendo. Consiglieri comunali, 2 consiglieri comunali sono stati ammazzati negli anni '80 in quei territori. E chi è che va eliminato? Chi lo racconta. Ora è sempre orrendo parlare di sé, ma in questo caso mi utilizzo per dire, ma ora razionalmente, ok, sono io il problema, sono ben felice, mi tolgo da mezzo, da Fragola saranno felici, ma davvero si può pensare questo? Ma davvero si può pensare che un territorio di sangue, disoccupazione e sofferenza, chi è che crea il problema? Chi lo racconta? Chi dà luce? Perché se non lo racconti non c'è. Se non lo racconti puoi fare finta di non vederlo, se non lo racconti, ecco perché la politica si aggancia sull'omertà mafiosa, se non lo racconti puoi dire che la colpa è dell'immigrato. Dire che la colpa è dell'immigrato salva te cittadino dalla complicità, perché altrimenti dovresti prendere posizione, dovresti essere parte della trasformazione. Poco distante ammazzarono Don Peppe, Diana, mi fa sempre piacere citarlo, proprio per questo, perché lui sale la domenica a messa, ero ragazzino, 14enne, e inizia a dire: io ho un'attività pastorale e quindi concepisco la mia attività pastorale denunciando, perché sono parte di questa comunità, altrimenti mi tiro fuori. E denuncio raccontando. Pensate che concetto profondo, un ragazzo di 30 anni, quando lo ammazzarono mi sembrava grande, adesso io sono diventato più grande di lui. Un ragazzo di 30 anni dice: qui c'è una dittatura, non ci può esserci democrazia delle organizzazioni, perché tutto passa per loro. E questo cosa significava dare al cittadino? Dire al cittadino: agisci, uniamoci, partecipa. Quanto era più facile dire: ma le lingue, questa è una comunità sana, ma le lingue, infangatori, non è vero niente. È colpa degli altri, è colpa dei neri, all'epoca ce n'erano, ma non erano bersaglio, o meglio, lo erano solo di una parte, e lo fanno fuori, e quando lo fanno fuori la comunità, un pezzo di comunità lo infanga, perché significa dirti quando il cadavere è a terra, io cosa ho fatto? Io quanto sono stato complice di questo? Se invece gli dici: no, ma quello era un donnaiolo, ma quello conservava le armi, ecco perché parla bene, che si fa i sordi. Ecco perché racconta queste storie, perché c'ha un interesse, perché se ti misurassi con le parole e sulle parole, le cose sarebbero diverse. Si tende sempre a dire che la parola non conti niente. La parola in realtà è esattamente il contrario. Quando si ama, come amate, prima dei baci, con la parola. Quando si vuole dire qualcosa a un figlio, a un padre o a una madre, prima del gesto cosa si usa? La parola. La parola è fondamentale, la parola può diventare azione, la parola ha in sé il DNA dell'azione, ecco perché una certa parola continua a mettere paura. E quando ti confronti con Afragola, ti confronti anche, quindi avete visto la risposta del ministro, no? Lunga vita. Guardate cosa succede alla signora che fa un commento su di lui. Andate ad aiutare la... Sì, fai la foto, sì. Ma sta cosa? La stanno portando infatti. Ma questa è quella che sta in moto. Chiama la polizia. Avete visto? Una persona viene presa, strattonata, una signora che fischia. Un altro gli ha chiesto di eliminare qualcuno, stringe la mano. Guardate che queste cose le sanno benissimo. Quando tu decidi di andare in giro così, quando decidi di andare in giro così, ecco, qui c'è Churchill. Povero Winston, non oso paragonare. Dicevo, quando vai in giro con la divisa, sapete il messaggio che
che stai dando è semplice. Io coincido con la polizia. Lo Stato e il governo coincidono. Significa questo. Ecco perché è gravissimo. Ecco perché la messa in scena di do solidarietà alle forze dell'ordine indossando la divisa, attenzione, in occasioni, succede sempre, nella storia democratica di diversi paesi è sempre andata così, si vanno a trovare le truppe in Iraq, per un giorno sei soldato. La festa dell'Arma dei Carabinieri, per un giorno sei carabiniere. Quando la indossi sempre, stai compromettendo l'equilibrio. Tu sei il controllore della polizia e viceversa. Sembra l'ana caprina. In un tweet non riesci a interpretare questo. Quanto è più facile dire, ma io sto a fianco dei lavoratori della polizia, magari qualche poliziotto, qualche carabiniere, veramente si sente accolto con quel gesto. È pericolosissimo. Nessuna democrazia l'aveva mai permesso dopo la Seconda Guerra Mondiale. Nessuna democrazia. Prima ho mostrato Churchill. Churchill indossa la divisa quando l'Inghilterra è uno stato in guerra e lui quindi è soldato. È un'altra storia. Quando invece questo accade, quando vediamo le divise ce l'hanno appunto Castro, ce l'ha Gheddafi, il duce indossa la divisa quando appunto chi è contro il fascismo è contro lo Stato. Quindi tu cosa mi vuoi dire? Che se sono contro di te sono contro la polizia. Questo vuol dire che se una persona ti chiede di eliminare un'altra e tu hai la divisa della polizia, è a tua discrezione la risposta. Se una persona ti fischia lo porti via. Questo sta succedendo. Guardate che c'è una lenta strategia autoritaria. Sembrerò esagerato? Non credo, ovviamente liberi di valutarlo, ma quello che sta succedendo è proprio questo. La velocità, la superficialità, la voglia di trovare un nemico ci sta chiudendo e permettendo delle scelte pericolosissime. Pensate che a Yalta, non so se l'ho portata la foto di Yalta, sì, a Yalta, che è una delle foto più famose del pianeta, ecco, Roosevelt non indossa la divisa. Stalin si presenta con il pastrano di generalissimo dell'Armata Rossa, tra l'altro un grado che si autoconcede e dopo la sua morte non ci sarà più, perché coincidono i poteri. Invece Roosevelt vuole differenziarsi da Eisenhower. Un dettaglio che sembra poca cosa e che in realtà mostra una dinamica democratica. Ovviamente si può contestare Roosevelt naturalmente su qualunque scelta che aveva fatto, ma in questa foto c'è qualcosa di diverso. Questo l'ho portata solo per dire, guardate come la grammatica della politica, d'immagine e del simbolo non è affatto secondaria, parla profondamente. E indossare la divisa, devo dire che adesso è da un po', non so se state notando, che non la indossa più, quindi probabilmente ci siamo riusciti a comunicare che era un'aberrazione, stiamo a vedere. Però, sto arrivando in conclusione, quello che ci tocca è un'opera di memoria, questa memoria, Padania non è Italia, quello che ci tocca è un'opera di scelta, quello che ci tocca è un'opera di verità. Arianna, intervistando Roberto Fico sulla vicenda del processo che mi riguarda, che ci riguarda me e Salvini, ha fatto dire, cioè è riuscita a far dire a Fico la sua opinione sulla questione. Lui crede che sia un errore, ok. Salvini risponde dicendo che non ho la legittimità di definirlo come con la massima salveminiana di ministro della malavita, cosa che ribadisco, ministro della malavita, ma c'è un'altra cosa. A conclusione del discorso dice: sulle scorte per fortuna non decido io. Wow.
da 2 anni di campagna elettorale diceva le prime cose che farò al governo, fermare l'invasione e togliere la scorta a Saviano, e adesso non decide lui sulle scorte. Guardate le bugie. Anche qua c'è un trucco, che siccome probabilmente ci sarà il tentativo di togliere la protezione, quando accadrà dirà ma non ho deciso io. Quindi si sta preparando. La bestia, come si chiama la struttura di comunicazione di Salvini, ha una lucidità. Ma quando sono venuto qui l'ultima volta vi ho raccontato delle paranze e non c'era un video che adesso c'è. E perché racconto di questo? Perché fuori dal dibattito politico, fuori dal dibattito sociale, c'è un paese intero che vive sotto meccanismi criminali che portano intere generazioni a non avere altra speranza che fare soldi subito, nel modo più violento possibile e crepare il prima possibile. Perché in questo mondo, se pensi di poterti realizzare col tuo talento, col tuo impegno e attraverso il lavoro, sei considerato un ingenuo, e forse lo sei davvero. C'è stato forse un momento in cui, indipendentemente dal tuo guadagno, ciò che ti faceva ritenere una persona valida e colma di rispetto era il tuo lavoro. Indipendentemente dal risultato, lavorare significava avere dignità, costruire, essere amati anche da chi ti è a fianco, perché ti vede impegnarti. Il fallimento di un progetto non è mai un giudizio sulle cose. E questo era molto chiaro, per esempio, alle generazioni del dopoguerra, che magari vivevano peggio di noi, ma sapevano che la dignità era data dal lavoro, dall'impegno. Oggi è il contrario. Ti lavori, ti impegni, sfigato sei. Il valore è dato follower, denaro, aspetto. Non è che prima esisteva una società perfetta, al contrario. Semplicemente questa dinamica sembra totalitaria. E quindi succede che mentre si va in Calabria, a Rosarno, ad Afragola a dire che il problema sono gli immigrati o sono io, accade invece questo. Questo che vi mostro in questo video è il video di una telecamera a circuito chiuso dell'ospedale Loreto Mare di Napoli, dove portano in genere le persone sparate, e viene portato a braccio su una motocicletta un 19enne, capo di un'organizzazione criminale, Emanuele Sibillo, sparato da un cecchino, quindi con la spina dorsale spezzata, che quando viene portato in questo ospedale, ve lo sto raccontando per poter guardare con i dettagli che sono fondamentali, le persone scappano. Le persone che sono lì al pronto soccorso, chi tagliato, chi sta aspettando una visita, scappano. Ma come? Se io sono al pronto soccorso e vedo una persona portata a braccio, io non scappo, non è che al pronto soccorso vengono le persone sane. E invece scappano, sapete perché? Perché sanno benissimo, per come è la situazione concitata, che lì lui è stato sparato. Questo è da territorio in guerra. Questa consapevolezza, se ce l'hai perché sai che è un territorio in guerra, come chi è delle mie parti sa che i garage scrivono non entrare col casco. E chi è delle mie parti sa perché. Ma scusi, in un garage perché non devi entrare col casco? Perché? Perché gli agguati si fanno quando entri con un casco. E quindi vedete, scappano, lui è lì, la testa ormai è penzosa, lui è già morto. Vedrete adesso i giovani membri della paranza che si mettono le mani in testa. La polizia cerca di capire, questi sono i suoi amici arrivati in ospedale. Vedete, hanno le mani in testa, no? Come dire, wow. 19 anni, scena che accade a sud, e il problema sono le baraccopoli.
e il problema diventano i migranti. È difficile far capire, oggi che è l'anniversario del terribile terremoto in Abruzzo, che nessun immigrato ha impedito la ricostruzione, che nessun buonista, come definiscono chi racconta la realtà cercando empatia o una strada di giustizia, ha impedito la ricostruzione, che nessuna persona che muore in mare è responsabile degli scempi che sono stati fatti in Abruzzo, delle ricostruzioni promesse dal governo Berlusconi, ribadite dai successivi governi e mai fatte. È difficile perché quanto è più facile non andare a ricostruire. Se io ti dico, ma chi è il responsabile unico? Mi dovete ascoltare per 2 ore e io devo studiarne per 1 mese. Se invece dico, e invece di dare agli immigrati, perché non ricostruite l'Aquila? Quanto è più facile? E non c'entra niente, non c'entra nulla. Quelle risorse non sono state tolte all'Abruzzo, assolutamente no. E anche lì, guardate che c'entrano le organizzazioni, ma è una lunga storia. Quindi, come chiudere? Mi dispiace sempre lasciare un amaro, ma io sono convinto che, chi mi segue lo sa, osservare la ferita sia l'unico modo per curarla. E che non solo, in occasioni come queste dove ci guardiamo, adesso spero ci guarderemo più da vicino, ma c'è la possibilità, un festival come questo, di fare una fila lunga, ascoltare, respirarsi, stare a fianco, no? Uscire dal virtuale. Perché? Per capire in qualche modo cosa fare, per provare a sentirsi necessari, e io sono la prova vivente che ogni vostro singolo sguardo è necessario, vivente perché lo provo io lo sento quanto cambia quando qualcuno agisce, commenta, studia, diffonde, difende, non crede alle cazzate. E allora ragiono e provo a dire, ma la forza dove la prendiamo? Lo sconforto è più grande per quanto mi riguarda, magari per voi spero che la cosa sarà di diverso segno. Dove la prendiamo? Allora io in genere la prendo da chi ha pagato un prezzo altissimo, in genere la prendo più alto del mio ovviamente, quindi mi sento un privilegiato, un fortunato, e la prendo da uomini e donne. Qui c'è stato Matthew Carona Galizia, sua madre, la sua costanza, camminava per strada, l'aggredivano, la chiamavano la strega molto prima dell'omicidio. Un giorno deve scappare perché sta camminando per strada, c'è una festa religiosa, qualcuno la riconosce, la strega, lei deve bussare a dei portoni e farsi aprire, che la stavano aggredendo, persone che non l'avevano letta, perché lei scriveva in inglese, i maltesi non leggono inglese, o almeno quel tipo di maltesi non leggono in inglese, ma sapevano, perché il governo, i media, che lei era il male, pagata dagli ebrei internazionali, non solo le fesserie. Ma in questo caso io ho fatto una riflessione che parte da lontano, per chiudere il nostro incontro. 1588, Padova, muore il cattedratico di matematica e quindi si libera la cattedra di Padova di matematica. C'è un pisano e un nolano che entrambi la vogliono. Il pisano vincerà sul nolano, che pure per vincere quella cattedra farà un libretto di geometria magnifico. Il pisano è Galileo Galilei, il nolano è Giordano Bruno. C'è stato un momento in cui l'Italia ha avuto questi aspiranti professori, ma il punto è un altro. Mi sono sempre chiesto la differenza tra questi due giganti. Ne ho studiato le opere, ho cercato di farmele entrare sotto la pelle. Galileo Galilei, di fronte al tribunale, a Biura nega e dice avete ragione, la terra è ferma, è il sole che gira. Sapeva che non era così, ma Biura, solo per salvarsi la vita, è un'ottima ragione innanzitutto, ma secondo, anche se io dico che la terra è immobile e che il sole è lì a girare intorno, la terra continuerà a muoversi e il sole a stare fermo, anche se lo ripeto 1 milione di volte e anche se lo ripete la Santa Inquisizione. Giordano Bruno, dopo anni di carcere,
Più volte gli viene chiesto di abiurare, più volte gli viene detto abiura e sei fuori. Bellarmino e l'Inquisizione sanno di avere di fronte il più grande intellettuale del secolo, sanno. Giordano Bruno non abiura. Giordano Bruno va al rogo, lo porteranno in mordacchia. Sapete cos'è la mordacchia? Un chiodo che viene messo al mezzo della lingua con una museruola, perché dal carcere al luogo del rogo poteva parlare con il suo eloquio, anche simpatico, poteva convincere qualcuno, magari a fermare, ad aggredire quel carro e liberarlo. Quindi gli mettono la mordacchia e lo bruceranno vivo. E allora mi chiedo perché? E la risposta la dà lui stesso, ed è magnifica. Perché la verità di Giordano Bruno, se viene negata, muore, perché è la verità degli uomini. Era la verità che gli aveva fatto dire che l'universo è costruito non con diversa qualità, ma solo con diversa quantità, che nel topo, nell'uomo e nel vegetale c'è la stessa dignità e una diversità di quantità. Nell'uomo c'è più quantità cognitiva, nel topo c'è più quantità d'odori, nella pianta c'è un altro tipo di quantità. La verità dell'uguaglianza, della possibilità di ricercare, di essere come degli asini, cioè resistenti a comprendere la sua verità. Se avesse detto di fronte al tribunale quello che diceva Galileo, cioè abiuro, moriva, doveva testimoniarla. Galileo può abiurarla perché, citando Newton, puoi benissimo dire che non c'è la forza di gravità, la mela continuerà a cadere e non andrà in cielo. Ma se tu dici che gli uomini non sono uguali, ma se tu dici che la conoscenza non serve, la conoscenza smette di servire e gli uomini smettono di essere uguali. Allora, quello che ci tocca è proprio questo: scegliere da che parte stare, avere la forza di testimoniare, non temere perché da qualche parte noi lo sappiamo che siamo di più. E stavolta mi fermo. Grazie assai. Grazie che mi avete sopportato. Grazie. È stata lunga. Grazie. 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 Grazie assai. Ci vediamo dopo. Grazie.